Harmony Hub e Home Center 2 di Fibaro. Come? Con un plugin. Lo vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video targato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Continua la rubrica settimanale dedicata a Home Center 2 di Fibaro e all'integrazione dei vari prodotti. La scorsa settimana abbiamo visto come poter integrare le Philips Hue attraverso il plugin ufficiale all'interno di Home Center 2. Se non lo avete visto vi lascio qui in alto il link al video. Oggi andiamo a vedere come sia possibile integrare l'Harmony Hub della Logitech all'interno dell'Home Center 2 di Fibaro. Spostiamoci sul nostro Mac per poter effettuare l'integrazione e poi torniamo qui con le conclusioni finali. Vediamo quindi come poter installare l'Harmony Hub all'interno dell'Home Center 2. In questo caso non abbiamo bisogno di creare dei virtual device o altro, ma esiste direttamente un plugin che ci aiuterà in questo. Per farlo basterà fare clic quindi sulla sezione plugin. Da qui spostarsi quindi nella sezione available, quindi quelli disponibili, e andare a ricercare la parola Harmony. Come potete vedere viene subito trovata. A questo punto andiamo a fare install e facciamo clic su free per poterlo andare ad installare. Una volta installato dovremo andare a fare la configurazione, quindi andiamo a fare aggiungi e seguiamo la procedura che ci viene indicata da Logitech stesso. Come potete vedere, per poter fare questo dobbiamo andare nelle impostazioni avanzate e avere un PIN. Quindi andiamo su avanzate e per generarla basterà fare clic su Generate PIN Code, che ci porterà alla schermata di login di Harmony, quindi dovete avere già un account sull'Harmony valido per poter fare questo. Ovviamente dipenderà dall'account con cui vi siete collegati. Io ovviamente questo passaggio non ve lo farò vedere, vi farò vedere soltanto la schermata a cui viene inviato, come potete vedere, per l'accesso a logi.com, e da qui potete scegliere quale account avete utilizzato. Ed ecco qui, una volta che è stato fatto tutto l'autenticazione, ci verrà generato il pin code che vedete qui, ma ovviamente è oscurato. Quindi facciamo copiamolo sul clipboard e andiamo a copiarlo direttamente sullo spazio riferito al pin code. Una volta fatto copia e incolla andiamo a salvare. Come potete vedere, per un attimo c'è qualche attesa per avere l'autenticazione, quindi waiting, ed ecco qui che è passato in connected. A questo punto andiamo a fare un refresh della pagina e nella parte sinistra, come potete vedere, c'è ovviamente il nostro account, c'è la sezione che afferisce ovviamente all'Harmony Hub sulle attività. Da qui possiamo andare ovviamente a cambiare il nome nonché la stanza, quindi andiamo a cambiare la stanza ad esempio, e viene anche elencata tutte le attività che sono presenti all'interno del nostro Harmony Hub. Io ho una sola attività, quindi ne viene vista soltanto una. Se ne avete 2, 3, 4 verranno viste tutte qua. Purtroppo il plugin non gestisce i singoli dispositivi, ma soltanto le attività. Anche qui in questo caso possiamo andare tranquillamente a cambiare la stanza e facciamo save. A questo punto, se torniamo sulle nostre camere e andiamo a vedere ad esempio soggiorno, ecco qui che è presente ovviamente la nuova attività che ho appena aggiunto. Questo è quello che bisogna fare, come potete vedere ovviamente pochissimi passaggi, per poter installare Harmony Hub. A questo punto andiamo alle conclusioni finali. Eccoci qui, abbiamo visto come poter integrare l'Harmony Hub. Per chi non lo conoscesse, questo è un Harmony Hub Elite che può essere integrato all'interno dell'Home Center 2 di Fibaro attraverso il plugin ufficiale. Attualmente è l'unico sistema che io abbia trovato in rete per poterlo integrare. Infatti non sono riuscito a trovare nessun modo all'interno del virtual device per poter andare a richiamare le varie opzioni, quindi siamo costretti a utilizzare il plugin ufficiale.
Ben sapete ormai, se avete visto il video precedente, che non amo molto i plugin, perché i plugin ufficiali non hanno grossa possibilità di personalizzazione, sono molto vincolanti a quelle funzioni, quindi quando posso cerco di evitarlo, ma in questo caso ovviamente siamo costretti a utilizzare il plugin ufficiale. Come avrete visto, l'integrazione è abbastanza semplice, dobbiamo andare a creare un account per la Logitech, per poi dopo andare a ricavare, o meglio farci dare un codice numerico da poter dopo andare a copiare ed incollare all'interno della pagina del plugin ufficiale su Home Center 2. Detto questo, una volta che è integrato, lui può vedere solo e soltanto le scene, o meglio, scusate, le attività, non anche i vari dispositivi. Questo è un grosso limite, perché comunque, non potendo controllare il singolo dispositivo, non potremo andare a collegarlo al nostro Home Center 2. Quindi noi potremo soltanto attivare delle scene o attività, che dir si voglia, quello è sempre. Quindi potremmo andare a dire accendi la TV, accendi un decoder, accendi le soundbar, spegni le luci, ma comunque tutto all'interno della scena. Questo vuol dire, per esempio, se volessimo cambiare canale non potremmo farlo, non possiamo andare a regolare il volume, non possiamo andare a regolare l'intensità della luminosità né niente. Questo perché appunto ragiona solo e soltanto sulle attività. Dovremmo per assurdo andare a creare un'attività per ogni singola opzione che noi volessimo andare a creare, quindi alla fine è cosa assurda. Detto questo, io lo utilizzo? No, sicuramente non lo utilizzo. L'ho integrato all'interno del mio Home Center 2, quello sì, sicuramente anche per provarlo e per testarlo, ma di base non lo utilizzo. Per assurdo trovo molto più comodo il plugin di HomeBridge da esportare, quindi il nostro Logitech su HomeKit, che il plugin ufficiale di Home Center 2. Per chi comunque volesse creare una scena per poter andare ad accendere dei dispositivi, come possono essere una televisione, appunto una soundbar, andare a spegnere le luci per creare una scena, comunque un'atmosfera, quando uno voglia fare, per esempio, mettersi a vedere un film o giocare alla PlayStation o quello che sia, e ha un Harmony Hub, sicuramente potrebbe essere molto utile. Nel mio caso nemmeno con questo lo uso, perché ho anche ho vari Broadlink RM all'interno della mia abitazione e prediligo utilizzare quello, perché tramite il Broadlink posso comunque andare a integrarlo a questo completamente all'interno del mio Home Center 2, cosa che vedremo successivamente. Quindi è un dispositivo sicuramente da poter integrare, ma il cui uso effettivamente è limitato. Ma se avete bisogno di andare a creare una scena e avete questo dispositivo, sicuramente allora può essere molto utile. Acquistarlo per poterlo integrare direttamente su Home Center 2 forse non è proprio il caso. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto di mettere un mi piace e di condividerlo con i vostri amici. Ciao e alla prossima!